Avanti a voi è Venere. Chi è Giunone? Chi è Minerva? Chi è quel figlio di una zozca cucito sto vestito? Benvenuti nella soffitta di Pippo, il vostro rifugio preferito per riscoprire la bellezza, la sensualità e la leggerezza del cinema italiano di un tempo. Oggi vi porto in un viaggio irresistibile tra le bellissime e sensuali attrici che hanno fatto sognare il pubblico nei film di un maestro della commedia all'italiana, Mariano Laurenti, un regista che, tra gli anni 70 e 80, ha trasformato la bellezza femminile in un linguaggio cinematografico, mescolando ironia, malizia e un pizzico di follia tutta italiana. Mariano Laurenti, nato a Roma nel 1929, è stato uno degli artigiani più prolifici del nostro cinema popolare. Ha diretto decine di film, portando in scena liceali birichine, infermiere troppo premurose, mogli curiose e segretarie fin troppo disponibili. Insomma, un mondo in cui la donna era sempre la protagonista assoluta, bella, intelligente, provocante e capace di far perdere la testa anche all'uomo più navigato. E se pensiamo alle dive che hanno reso celebre il suo cinema, il primo nome che viene in mente è uno solo: Edwige Fenech, la bruna più desiderata degli anni 70, occhi magnetici, sorriso che incantava e curve da capogiro. Con Laurenti, Edwige firmò alcune delle commedie più amate di sempre, a partire da quel gran pezzo dell'Ubalda tutta nuda e tutta calda del 1972. Una pellicola diventata un cult, dove l'attrice, nei panni di una procace contadina medievale, corre per i campi in una scena che fece impazzire gli spettatori dell'epoca. Con Edwige, Laurenti creò la formula perfetta della commedia piccante: ironia, doppi sensi e tanta eleganza. Un connubio che trasformò la Fenech nella regina indiscussa del genere. Ma se Edwige rappresentava la bruna del sogno proibito, Gloria Guida fu la bionda che incarnava l'innocenza più maliziosa. Giovanissima. Dallo sguardo dolce e dal corpo perfetto, Gloria portò una ventata di freschezza nei film di Laurenti. Nel 1976 arrivò L'Affittacamere, dove interpreta una ragazza che trasforma una villa di campagna in una pensione molto speciale. Poi arrivarono La liceale nella classe dei ripetenti e L'infermiera di notte, due successi clamorosi che consolidarono il mito della liceale e dell'infermiera più amata del cinema italiano. Con La liceale seduce i professori, Laurenti la consacrò definitivamente. Bionda, solare, ironica, capace di far sorridere e arrossire allo stesso tempo. Accanto a lei, spesso, comici come Lino Banfi o Alvaro Vitali, perfetti nel ruolo di goffi innamorati pronti a farsi travolgere dal suo fascino. E come dimenticare Nadia Cassini, la diva dallo charme internazionale, celebre per il suo sorriso contagioso e per quel lato B che la stampa dell'epoca definì il più famoso d'Italia. Con Laurenti recitò in L'infermiera nella corsia dei militari, dove interpretava una cantante che si finge infermiera in un ospedale pieno di soldati in delirio. Il risultato? Un film spassoso, condito da gag, malizie e una Cassini scatenata, capace di fondere sensualità e ironia come poche altre. Laurenti la adorava per la sua spontaneità e sul set le lasciava spesso improvvisare. Leggendaria la scena in cui, vestita da crocerossina, improvvisa un balletto mozzafiato davanti a tutto il reparto militare. Nadia era l'immagine della libertà, l'America che incontrava l'Italia in un'esplosione di carisma e leggerezza. Un'altra musa del regista fu Lilli Carati, bellissima lombarda dagli occhi intensi e dallo sguardo un po' malinconico, ex Miss Eleganza. Lilli era la perfetta ragazza acqua e sapone che sapeva trasformarsi in tentatrice con un solo sorriso. Laurenti la volle in La compagna di banco, dove il contrasto tra innocenza e provocazione la rese irresistibile. Le sue interpretazioni erano piene di energia e di grazia, e il pubblico la adorava proprio per quel mix di dolcezza e sensualità autentica. Dietro le quinte, raccontano, era timida e riservata, ma appena partiva il ciak, la macchina da presa la trasformava in un magnete. E poi c'è Anna Maria Rizzoli, la bionda dagli occhi verdi che a cavallo tra gli anni 70 e 80 portò la commedia sexy verso la sua fase finale, più pop e spensierata. Con Laurenti girò film cult come La ripetente fa l'occhietto al preside, La settimana al mare e Una vacanza del cactus.
ruoli frizzanti, battute leggere e costumi sempre un po' troppo corti. Anna Maria sapeva come farsi notare. Dotata di una grande autoironia, sapeva giocare col suo corpo e con la propria immagine, regalando momenti di comicità irresistibili accanto ai protagonisti maschili del genere. Fu anche co-conduttrice del Festival di Sanremo e comparve sulle riviste più ambite, da Playboy a Playman, diventando simbolo della bellezza bionda e allegra dei primi anni '80. E infine, come non citare Janet Ogren, la bellissima svedese dagli occhi di ghiaccio che aggiunse al cinema di Laurenti un tocco di eleganza nordica. In L'onorevole con l'amante sotto il letto, Janet portò la sua classe e la sua sensualità raffinata in mezzo ai nostri eroi comici. Era l'ideale contrasto con la comicità di Lino Banfi o Alvaro Vitali. Bionda, sofisticata, ma perfettamente a suo agio nel caos della commedia italiana. In tutti questi film, Mariano Laurenti ha saputo esaltare la bellezza femminile con intelligenza e ironia. Le sue bellissime non erano solo corpi da ammirare, ma vere protagoniste, furbe, spiritose, spesso più astute dei loro partner maschili. Dietro ogni risata, ogni battuta e ogni scollatura c'era il ritratto di un'Italia che cambiava, che voleva divertirsi e lasciarsi andare, senza troppi moralismi. E oggi, guardando quei film, sorridiamo con nostalgia, non per il nudo leggero o le gag un po' ingenue, ma per l'atmosfera di libertà e leggerezza che emanavano. Erano anni in cui il cinema popolare sapeva far ridere, sognare e sedurre, tutto insieme. E allora, ditemi nei commenti, soffittari, qual è la vostra bellissima preferita del cinema di Mariano Laurenti? Siete più da Edvige Fenech o da Gloria Guida? Da Nadia Cassini o da Lilli Carati? O magari vi affascina la dolcezza della Rizzoli o l'eleganza nordica di Janet Ogren? Se questo video ti è piaciuto non dimenticare di lasciarmi un like e di condividere. Iscriviti alla Soffitta di Pippo per rimanere sempre aggiornato sui miei contenuti. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qui, sempre sulla Soffitta di Pippo. Ciao!